Era piccolo di statura, con un naso prominente e sfoggiava un sorriso amichevole, quasi permanente, che usava per disarmare oppositori e detrattori. Joseph Bonanno lo aveva soprannominato lo scoiattolo, ma nonostante questa fisicità a lui sfavorevole, Carlo Gambino è stato il più potente e ricco boss della mafia americana, dalla fine degli anni 50 fino alla sua morte, avvenuta in modo tranquillo, per cause naturali, nel 1976. Gambino era il volto della criminalità organizzata della città di New York. Carlo Gambino nasce in Sicilia a Palermo nel 1902 da una famiglia mafiosa legata alla cosca di Passo di Rigano. Il padre e lo zio ne fanno già parte quando, appena diciottenne, lo fanno punciuto e lui si distingue da subito come sicario. Ma la legge inizia ben presto ad interessarsi a lui e per evitare problemi viene fatto imbarcare clandestinamente l'anno seguente su una nave diretta negli States. All'arrivo a New York lo aspetta suo zio Giuseppe Castellano, fratello della madre, che viveva a Brooklyn con la sua famiglia. Insieme ai cugini si unisce alla cosca guidata dal mafioso siciliano Salvatore D'Aquila. È il periodo del proibizionismo. Ben presto però all'orizzonte si staglia una nuova figura, quella di Joe The Boss Masseria, che fa eliminare D'Aquila e ne assorbe la gang. Siamo ormai nel 1928. È in questo periodo che entra in contatto con altri componenti importanti della gang di Masseria, Lucky Luciano, Frank Costello, Albert Anastasia. 2 anni dopo, nel 1930, scoppia la cosiddetta guerra castellamarese, che vede su lati opposti Masseria e Salvatore Maranzano. Entrambi verranno uccisi dal doppio tradimento di Lucky Luciano. Gambino viene condannato per aver gestito un distillatore illegale di liquori e sconta quasi 2 anni in una prigione federale. Per lui sarà l'ultima volta dietro le sbarre. New York viene divisa in 5 famiglie e Gambino diventa capodecina sotto Vincent Mangano. Mangano lo apprezza per il suo spirito organizzativo e le sue capacità di creare business. È in questa fase che Gambino fa entrare nella famiglia il cugino Paul Castellano e lo mette alle sue dirette dipendenze. Poi ne sposa la sorella, Caterina Castellano, dalla quale avrà 3 figli. Gambino ormai gestisce il contrabbando di liquore a New York. Le cose sembrano viaggiare velocemente per Carlo Gambino, fino al 1951, quando il suo capo, Vincent Mangano, sparisce misteriosamente insieme al fratello Philip. Ad ucciderlo probabilmente è stato Albert Anastasia, suo sottocapo e rivale di Gambino. Anastasia diventa così il nuovo capofamiglia. È un uomo molto violento che ricorre frequentemente agli omicidi, l'opposto di Gambino, che sceglie sempre un profilo basso. È in questo periodo che Gambino stringe un forte legame con Vito Genovese, vice capo della famiglia di Frank Costello. Lo scopo è comune: eliminare i propri capi, Costello e Anastasia, per rilevarne le rispettive famiglie. È il 57 quando Gambino viene nominato vice capo da Anastasia. Poco dopo Frank Costello viene ferito di striscio da un killer di Genovese e decide di cedergli il comando della propria famiglia. A questo punto Gambino e Genovese decidono l'omicidio di Albert Anastasia, freddato da 2 killer mentre si trova dal suo barbiere. Ora per Gambino e Genovese non resta che il riconoscimento formale da parte delle altre famiglie e l'occasione si presenta con la riunione di Apalachin nello stato di New York, a cui partecipano i rappresentanti di tutte le famiglie degli Stati Uniti. Ma la riunione viene scoperta dalla polizia locale, che ferma parte dei partecipanti, compreso Gambino, che poco dopo però viene rilasciato per mancanza di prove.
Ora Gambino non ha più ostacoli e si espande sempre di più, diversificando i propri racket, dalle scommesse clandestine alle costruzioni, al controllo dei sindacati del porto, fino alle truffe finanziarie e ai negozi di vestiti. Gambino disincentiva il narcotraffico tra le sue truppe, istituendo una politica del tratta e muori. È diffidente verso le lunghe condanne a cui possono incorrere per reati di droga. Le lunghe condanne, infatti, potrebbero portare ad una cooperazione con le autorità. Preferisce invece attenersi ai tradizionali racket. Nel 62 Thomas, primogenito di Gambino, sposa Frances Lucchese, figlia di Gaetano Tommy Lucchese, capo dell'omonima famiglia di New York. Nel 63 Joseph Bonanno e Joseph Magliocco, capo della famiglia Profaci, cercano di uccidere Gambino e Lucchese, ritenuti ormai un pericolo. Ma l'incaricato dell'omicidio, Joseph Colombo, in realtà informa Gambino e Lucchese, e questi portano Bonanno e Magliocco davanti alla commissione. Il risultato finale è che Bonanno e Magliocco vengono costretti a ritirarsi a vita privata e a cedere il comando delle loro rispettive famiglie. Nel 64 inizia l'esodo dalle borgate palermitane verso Cherry Hills, tutti in fila a baciare la mano dello zio Charles Gambino, quello che stava diventando il capo delle 5 grandi famiglie di New York. Uno dei primi a partire fu Tommaso Buscetta, e poi partirono altri Gambino e i loro cugini, gli Inzerillo. Gestisce la famiglia da casa sua. Pur intercettato più volte, non viene mai colto in fallo perché parla pochissimo e nelle decisioni più gravi spesso annuisce solamente. Vive inoltre in modo modesto per mantenere il suo basso profilo. Davanti a casa sua staziona sempre una macchina della polizia. Per decenni viene controllato dall'FBI. Nel 1970 viene accusato di essere l'ideatore di un'importante rete di furto con scasso sulla costa orientale, ma il governo non riesce mai a inchiodarlo. Nel 72 il nipote trentenne di Gambino, Manny, viene rapito e ucciso da una gang irlandese guidata da James McBratney. Per più di un anno gli irlandesi avevano rapito mafiosi italiani ed estorto ricatti in contanti a 6 cifre. Poi il rapimento di Manny. Esigendo una rapida vendetta, Gambino si rivolse quindi a Neil Della Croce, il suo sottocapo, il quale affidò il compito della vendetta a John Gotti, allora un giovane emergente nei ranghi della famiglia. Gotti, insieme al suo miglior amico Angelo Ruggero, uccise McBratney in una taverna di Staten Island nel maggio 73. Per questo omicidio vennero tutti condannati ed imprigionati. Negli ultimi anni della sua vita Gambino combatte con i problemi di salute e muore per problemi cardiaci il 15 ottobre del 76 nella sua casa sul lungomare di Long Island. Prima di morire Gambino scaricò il suo numero 2 della croce a favore di suo cognato Paul Castellano, aprendo così la strada ad una futura faida interna che porterà alla morte di Castellano e all'ascesa di John Gotti.